Ed eccoci a Voghera, alle mie spalle il castello simbolo della città. Tappa Voghera Milano. Un filo sottile unisce queste due città, Voghera città natale di Valentino e Milano Giorgio Armani. Ma Voghera è molto altro, custodisce una tradizione legata a secoli di storia, quella della cavalleria. Andiamo a scoprirla. Ciao, sono Alessandra Fior, adoro lo sport ed amo viaggiare, meglio ancora se in bicicletta. Con Giro Express scopriremo le bellezze del bel paese e le eccellenze del Made in Italy, seguendo le tappe del Giro d'Italia. Seguitemi. Ciao Alessandra. Giuseppe! Benvenuto a Voghera, siamo qua davanti al Teatro Valentino Garavani. Il grande stilista. Il grande stilista, nato qua a Voghera. Bellissimo, è una piccola bomboniera, che bello. Il teatro è stato costruito nella metà del 1800 circa. Hanno 3 ordini di palchi e poi il loggione in alto, in tutto per un totale di 400 posti. Giuseppe, la volta è preziosissima. Sì, molto preziosa. Oltre alla volta il lampadario è stato ricostruito, era quello della metà del 1800. Anche tutti i fregi è fatto a ferro di cavallo come tutti i teatri all'italiana, è una piccola scala e secondo me il fatto che sia un po' più piccolino come dimensioni dà quell'intimità. E come mai è stato dedicato questo teatro a Valentino? Valentino Garavani è stato il personaggio più illustre di Voghera in tutto il mondo. Nel 2022 abbiamo fatto una mostra con gli abiti di Valentino Garavani all'interno del teatro, abiti in scena, e nel 2023, dopo 37 anni di chiusura del teatro, siamo riusciti ad aprirlo. Un consiglio, a Voghera che cosa mi suggeriresti di visitare? Sicuramente il castello, poi abbiamo un'altra bomboniera che è il Museo Beccari, poi abbiamo anche il Tempio della Vecchia Cavalleria. Ciao Pina! Ben arrivata. Che piacere conoscerti! Molto lieta anch'io. Questo è un museo dedicato Alla storia d'Italia. Questa è praticamente la sala più rappresentativa del museo perché raccoglie la prima divisa di Vittorio Emanuele II, re d'Italia, di quando non era ancora re. Qui c'è la vetrina dedicata al fondatore del museo, Giuseppe Beccari. Pina, dove siamo? Siamo nella scuderia dei cavalli e abbiamo tantissime cose esposte. Qui passiamo nella zona monotematica. Siamo negli alpini, carabinieri, con polizia e Croce Rossa. E qui invece dove siamo? Siamo nell'infermeria dei cavalli. Qui praticamente è ancora scuderia, con pavimenti dell'epoca, la sala è ancora dell'epoca e questi qui sono i box dove ricoveravano i cavalli ammalati o feriti. E vedete proprio ancora tutto quello che è fatto per il mangiare, il secchiello della biada, le selle per i cavalli. Pina, possiamo dire che Voghera ha una forte vocazione di cavalleria. E di cavalleria, certo, indubbiamente questa caserma è impostata all'anima della città. La custodia è la chiave della memoria. Grazie Pina. Generale, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto al Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana, chiesa che è probabilmente la più antica di Voghera e che da 70 anni è il centro delle funzioni religiose dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. Tutte le pareti sono decorate con degli stemmi araldici. Questi rappresentano gli stemmi di tutti i reggimenti di cavalleria che nel corso della storia dell'esercito italiano hanno servito nelle forze armate italiane. Quindi andiamo dai più antichi, i primi 2, Nizza e Piemonte Reale, che sono stati costituiti intorno al 1650 circa, e via via fino a quelli più recenti che sono i reggimenti dell'aviazione dell'esercito, che per alcuni anni sono stati denominati reggimenti di cavalleria dell'aria, raccolti insieme ai reggimenti carri, al reggimento carabinieri a cavallo, al reggimento artiglieria a cavallo, a tutti quegli altri reparti che, pur non essendo tipicamente di cavalleria, però hanno combattuto e svolto il loro servizio a cavallo nel corso della storia italiana.
Ciao Martina! Ciao Alessandra, benvenuta a Milano, benvenuta a Vigorelli, tempio del ciclismo milanese. Un tempio del ciclismo che ha una storia davvero molto importante, raccontamela. Nasce agli inizi del Novecento, tra l'altro grazie a una sponsorizzazione di Gazzetta, messa a posto in occasione delle Olimpiadi grazie a uno sponsor olimpico che ha voluto fare questo dono alla città. È un impianto a cui teniamo tantissimo e che stiamo rilanciando grazie a Milano Sport, la società 100% comunale, proprio per fare in modo che le scuole del ciclismo facciano appassionare fin da subito i bimbi, perché crediamo molto in questa disciplina e soprattutto è fondamentale per sviluppare le politiche di mobilità dolce della nostra città. Come si sta preparando la città di Milano al Giro d'Italia? Allora, innanzitutto abbiamo scelto il percorso cercando di valorizzare più quartieri possibili, perché vogliamo veramente che sia una festa popolare. Abbiamo creato un palinsesto di eventi proprio perché il Giro deve essere un'occasione per valorizzare questo impianto, che è ovviamente un importante investimento pubblico, anche proprio come monumento da visitare, e le persone qui vengono anche proprio per farsi un giro e vedere uno dei velodromi più belli del mondo. Il Giro nasce proprio a Milano grazie a Gazzetta e siamo emozionatissimi, quindi sarà veramente una festa popolare. Bentornato Giro. Quindi il Giro d'Italia, le Olimpiadi, Milano capitale dello sport e della moda. A questo punto approfitto per ricordare Giorgio Armani, un uomo che ha fatto la storia della moda, grande amico della nostra città per tantissimi motivi, ha messo a posto tantissimi playground dove i ragazzi giocano a basket, quindi veramente un uomo che rimarrà nei cuori di tutti i milanesi e non solo. Martina, grazie per questa chiacchierata. A te. E adesso vado a visitare la splendida Milano. Goditela. Grazie. Ciao. Direttore, buongiorno. Ma buongiorno e benvenuta Alessandra. È una gioia averti qui in sala Albertini. Qui siamo nel tempio del giornalismo italiano. Il Corriere è nato il 5 marzo 1876. Abbiamo ancora conservata qui la nostra prima pagina con l'editoriale del primo direttore. Se tu dovessi chiedermi, ma il giornalismo cos'è oggi? Io ti risponderei con le parole di 150 anni fa. Il giornalismo è basato sui fatti e sulla chiarezza. Una sala sicuramente ricca di storia con le pagine più iconiche, come ad esempio non posso non aver notato la nascita della Repubblica Italiana. Come siamo orgogliosi di quella prima pagina. E c'è quel titolo proprio semplice, ma come dire che segna un'epoca. È nata la Repubblica Italiana. È l'inizio di un nuovo mondo per l'Italia. È davvero la rinascita del paese dopo le macerie della guerra. La cosa bella del Corriere della Sera è che ha sempre avuto uno sguardo su tutta la società italiana. Quindi certo i grandi fatti di cronaca, di nera, la politica, ma tantissima società. Cioè come vivono le italiane e gli italiani. E quindi per esempio lo sport è sempre stato al centro delle attenzioni dall'inizio, quindi sono un secolo e mezzo anche di storia dello sport. E da dove nasce il nome Corriere della Sera? Ah, questa è una cosa bellissima, perché il nostro fondatore, primo direttore, ebbe anche una grande intuizione di marketing. Lui uscì la prima volta non la mattina come facevano tutti i giornali dell'epoca, ma volutamente la sera per sorprendere il pubblico e per avere questo titolo di impatto. Che cosa rappresenta Via Solferino 28 per l'informazione? Rappresenta tanto. Adesso se dovessi dirtelo in una parola, ti direi fiducia, perché in un mondo dove abbiamo perso i confini tra il vero e il falso e il vero, le persone di chi si fidano per sapere se una cosa è realmente successa? Noi speriamo, contiamo sul fatto che si fidino di noi. Come festeggerete questi 150 anni? Con un festeggiamento che è lungo un anno, perché stiamo portando il racconto dei 150 anni nelle varie città italiane. Un giro d'Italia dell'informazione, prendendo spunto dal vostro straordinario e meraviglioso Giro d'Italia. Venanzio, grazie e buon compleanno. Grazie! Daniele, direttore dello sport per il Corriere della Sera. Il Giro per il Corriere della Sera significa emozione e racconto, cercando di regalare quelle emozioni che la corsa offre quotidianamente. Non solo le imprese, non solo le fughe, non solo le scalate, ma raccontare l'Italia. A me viene proprio in mente Marco Pantani. Il Corriere della Sera con Pantani ha raggiunto secondo me delle vette
scritte cronistiche, raccontando l'uomo, raccontando il campione, raccontando tutto quello che Pantani è riuscito a rappresentare. Ciao Pier. Ciao, benvenuta. Grazie. Qui sei nell'ufficio centrale della Gazzetta dello Sport, questo è il cuore pulsante, tutte le sere da adesso in poi si anima il tutto e da qui a mezzanotte, l'una di notte nasce la Gazzetta dello Sport di domani. Direttore, 130 anni della Gazzetta dello Sport. Cosa rende il linguaggio dello sport ancora così potente per raccontare l'Italia? Intanto siamo orgogliosissimi di questi 130 anni perché, come sai, la Gazzetta è nata nel 1896, quando è nata anche la prima Olimpiadi moderna. E da allora la Gazzetta ha seguito tutte le vicende, tutti i grandi protagonisti dello sport, ha accompagnato mano per mano lo sport. È nata verde, è nata di un color verde pallido e dal 1 gennaio del 1899 è diventata rosa e da allora lo è sempre stata. Ed è colorata perché? Perché rende la Gazzetta diversa dagli altri giornali di informazione. Facilmente riconoscibile. Facilmente riconoscibile, cioè parliamo di sport. Parliamo di ciclismo, quindi un legame forte fra la Gazzetta dello Sport e il Giro d'Italia. Intanto il ciclismo è il papà ed è anche la mamma della Gazzetta dello Sport, perché quando nasce la Gazzetta dello Sport nasce dall'unione di due periodici di ciclismo che erano il Ciclista e la Tripletta, e la Gazzetta nasce anche quando c'erano le prime gare, nascevano le prime biciclette, la prima industria della bicicletta alla fine dell'Ottocento, e per sostenere l'industria della bicicletta siamo stati noi della Gazzetta anche gli organizzatori prima del Giro di Lombardia nel 1905, poi della Milano-Sanremo 1907 e finalmente del Giro d'Italia nel 1909, che ancora oggi è l'evento sportivo più identitario del nostro paese. Pier, vorrei sapere nel corso della tua carriera qual è stato l'aneddoto ciclistico che hai raccontato con maggiore emozione? Allora è difficile, però non posso prescindere da Pantani, da Marco Pantani, perché Marco ha fatto qualcosa che nessun altro atleta del ciclismo è riuscito a fare. Ha avuto un'empatia con tutti i tifosi che nessun altro ha avuto. Il Giro d'Italia nel 98 e poi subito dopo il Tour de France nello stesso anno, un'impresa che non accadeva da tantissimo e lo ha reso immortale. Come festeggerà questo compleanno la Gazzetta? Continuiamo a festeggiarlo per tutto l'anno fino al Festival dello Sport di Trento a ottobre, un evento molto importante, unico in qualche modo nel mondo, che raduna i migliori atleti del mondo di tutti gli sport. È davvero una sorta di grande Luna Park, di Disneyland dello sport. Pier, la Gazzetta dello Sport è sempre il giornale più letto? Sì, è il giornale più letto perché è quello che parla il linguaggio di tutti e va a tutti. È il giornale appunto trasversale per definizione e, come dicevo prima, perché parla il linguaggio dello sport, che alla fine è un linguaggio universale. Quindi Pier, non mi resta che fare un augurio di buon compleanno alla Gazzetta dello Sport. Grazie Alessandra, grazie di essere venuta. Torna quando vuoi, questa è la casa di tutti quelli che amano lo sport. Grazie. Alle mie spalle lo splendido Duomo di Milano. Siamo qui a raccontare anche due grandi anniversari legati a questa città. Quello del Corriere della Sera, il giornale che da 150 anni accompagna la storia del paese, e di 130 anni della Gazzetta dello Sport, il giornale rosa, anzi in origine verde, che da 109 anni racconta il Giro d'Italia. Ci vediamo domani per la tappa svizzera. Ciao!